Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi voglio fare con voi un tutorial per riciclare dei piccoli pezzetti di tessuto o anche di organza. In questo caso io utilizzerò l'organza, ma potete farlo tranquillamente con il tessuto di cotone, un cotone leggero. Infatti alla fine del video vi farò vedere anche dei fermatenda fatti in cotone. Io in questo caso non ho una striscia lunga, quindi dovrò unire queste tre strisce che ho già tagliato. Sono alte 11 cm per 40 cm, quindi avendone 3 sarà 1,20 m di tessuto con un'altezza appunto di 11 cm. Poi avremo bisogno di uno sbiego del colore ovviamente che va in accordo con la stoffa che noi abbiamo selezionato, e questo pezzetto di sbiego dovrà avere una misura di 30-40 cm. E poi avremo bisogno di un nastrino, un cordoncino, anche una coda di topo, insomma un nastrino che andrà appunto applicato sempre qui, di una ventina di centimetri, quindi dovremo tagliare due pezzetti da 10 cm. In questo modo noi avremo un bellissimo fermatenda fatto appunto con tanti piccoli ritagli di stoffa o dei pezzi di stoffa che appunto non avremmo utilizzato. Bene, dunque io direi di metterci subito al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati appunto sulle prossime uscite dei nuovi tutorial. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa andremo ad attaccare i pezzi di stoffa e lo faremo cucendo sul dritto, quindi metteremo la stoffa appunto così, cuciamo sul dritto e dopo cuciremo sul rovescio, quindi la nostra prima cucitura andrà a finire dentro la seconda cucitura. In questo modo non avremo il tessuto che sfila. La prima cucitura sarà a 7 mm dal bordo, mentre la seconda cucitura sarà ad 1 cm dal bordo. A questo punto io ho attaccato la mia organza. Come vedete la cucitura, la prima cucitura che abbiamo fatto è all'interno della seconda cucitura. È una cucitura che va benissimo appunto per questi tessuti qui che sfilano e quando non c'è diciamo una fodera. Noi dobbiamo fare nella parte bassa di questa striscia, dobbiamo fare un bordino di quelli piccolini, tipo quello dei foulard. Io per fare questo utilizzerò un piedino che ho in dotazione con la macchina, che è un piedino che fa appunto questo orlino. Cercherò di farvi vedere anche l'uso appunto di questo piedino, che rimane un po' diciamo ostico per fare questi lavori, però ci si riesce con un po' di pazienza. Se voi non avete questo piedino o non intendete fare questo bordino piccolo perché non riuscite, perché magari siete appunto inesperte e quindi non vi va bene, basterà che voi tagliate la stoffa il doppio di quanto l'abbiamo tagliata in altezza, quindi invece di 11 cm la taglieremo di 22 cm. A quel punto
voi la metterete in doppio, così ovviamente vi verrà più grande, quindi la metterete in doppio e qua sotto non dovrete fare nessun tipo di bordino, perché lascerete il margine aperto tutto quanto qui sopra. Quindi piegate il tessuto e poi andiamo a cucire, quindi a quel punto si facilita e si semplifica molto di più il lavoro. Allora, eccolo qua il mio bordino fatto con il piedino, quello lì appunto che vi ho fatto vedere. Adesso andremo a fare tutta quanta l'arricciatura di questo pezzo e ve lo farò vedere non con il piedino arricciatore ma con il piedino normale. Quindi con il piedino normale adesso faremo l'arricciatura. Per fare l'arricciatura noi utilizzeremo un punto dritto base della macchina, ma allungando il punto al massimo, e nel mio caso è 4,5. Dopodiché porteremo la tensione al massimo, nel mio caso è 9. Stiamo utilizzando il piedino standard della macchina da cucire. Allora adesso noi andiamo ad arricciare la nostra striscia tirando uno dei fili, tanto si vede perché questo non tira nulla, invece quest'altro vedete che tira, e dobbiamo arrivare a, io qui avevo bloccato prima, non so se si è visto, all'inizio ho bloccato il punto mentre invece alla fine no, quindi noi adesso dobbiamo cercare di arrivare ad avere 30 centimetri, quindi dobbiamo far scorrere piano piano tutta la nostra arricciatura. Ovviamente questo lavoro va fatto piano e con calma, perché se si stacca il filo è un problema. Io tiro e si accorcia e si arriccia sempre di più. Quindi cerchiamo di mandarlo tutto quanto indietro, appunto fino ad arrivare a 30 centimetri di lunghezza. Allora ho fatto il nodo con il filo qui, in modo che ho bloccato la parte che appunto non era bloccata. Lo stesso procedimento potete farlo tranquillamente con un tessuto di cotone, il procedimento è il medesimo. Adesso andremo a inserire lo sbiego, quindi innanzitutto lo pieghiamo bene. Se non riuscite con le mani potete aiutarvi con il ferro da stiro. Lo pieghiamo proprio a metà dove c'è la fessura, questa qui.
Allora, nel mio caso, siccome è uno sbiego più piccolino, è uno sbiego da 1,8, 1,8 cm, quindi andrò a rifilare un pochino qui sopra la cucitura. Andiamo a togliere un po' di margine, proprio poco, 2-3 mm, che sarà quello che ci consentirà poi di far sparire questa cucitura qui che noi abbiamo tirato, di farla sparire appunto sotto lo sbiego. Adesso ci assicuriamo che la nostra cucitura sia completamente coperta anche dalla parte davanti, perché fino adesso abbiamo lavorato sul dietro. Per esempio qui c'è un pezzettino fuori e quindi dobbiamo sistemarlo. Dobbiamo cucire sul bordo e una volta che andiamo a cucire cerchiamo, quando togliamo la mollettina, cerchiamo di mandare appunto dentro la stoffa bene, in modo preciso. Questo è di 33 cm. Poi dipende da quanta tenda dovete prendere. Se dovete prendere una tenda voluminosa, ovviamente lo dovete fare ancora un po' più lungo. Se dovete prendere una tenda leggera, basterà appunto da 30 cm. Se lo volete fare più piccolo, ovviamente dovete stringerlo un altro pochino prima di fare il nodo qui alla fine dove c'è il filo, quello che scorre. E per questo lavoro servirebbe lo sbiego quello un po' più largo, quindi quello da 2,5 cm. Bene, andiamo a cucire. Io utilizzerò questo nastrino perché il colore va bene, però potete utilizzare, ecco, un cordonetto, un cordoncino di questi, potete utilizzare la coda di topo, quindi io non ho il colore adatto e quindi purtroppo sono obbligata a utilizzare questo. Allora, qui adesso andiamo a sigillare con l'accendino. Abbiamo applicato lo sbiego, ma qui non abbiamo cucito, quindi noi adesso andiamo ad allargare questo buco con le forbici, con una pinzetta, insomma, vedete voi, ecco come potete vedere si allarga tranquillamente, e andiamo ad inserire il cappietto. Adesso faremo una piccola cucitura per bloccare appunto i due gancetti. Ed ecco qua il mio fermatenda terminato. Come avete visto abbiamo fatto il bordino, quindi abbiamo utilizzato quel piedino particolare, e ovviamente, come ho già ripetuto più volte nel video, potete tranquillamente, se non avete questo piedino, se non sapete come fare, potete fare il bordo normale da mezzo centimetro, altrimenti potete metterlo in doppio, quindi qui non verrà nessun bordino, e poi procedete direttamente all'arricciatura, quindi saltate un passaggio. Fatto anche in cotone, questo qui era una prova per una taverna. Qui ho messo, come vedete, il cordoncino. Per abbellirlo ulteriormente il fermatenda potete utilizzare dei fiocchetti da mettere sul laterale, che si vedrà. L'arricciatura
anche qui in questo caso è stata fatta con il piedino sempre nello stesso identico modo di questo qui. Come potete vedere il fermatenda è veramente bellissimo e arricchisce tantissimo la tendina che andiamo a fermare con questo progetto qui. Io spero che questo tutorial vi torni utile e vi rimando al prossimo tutorial, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei prossimi tutorial. Poi ovviamente se il video vi è piaciuto mi raccomando di condividerlo. Ciao!